Ciao e bentornato! Questo è un altro video della serie dei mini tutorial, i tutorial brevi che mostrano come realizzare in pochi semplici passaggi strumenti e attività specifiche per i tuoi fogli Excel. E in questo video vediamo come si può realizzare una maschera di gestione delle mail in modo semplice senza utilizzare il VBA. Prima di mostrarti come realizzare questa maschera, ti mostro un attimo il suo funzionamento. Vado a cancellare il nominativo, il tipo di mail e come vedi i testi sono scomparsi e anche l'indirizzo email. Ebbene, noi possiamo andare a utilizzare questa maschera per preparare una mail andando a selezionare il destinatario in questo modo e poi andando a selezionare il tipo di mail, per esempio, in questo modo. E come vedi sono comparsi dei testi predefiniti che naturalmente sono stati preparati in una tabella a parte. Questo per mostrarti che in realtà lo scopo di questa maschera è preparare delle mail, diciamo, generiche, ripetitive, ok? Delle mail che tu invii, per esempio, per concordare un incontro piuttosto che per inviare i documenti, eccetera, eccetera. In questo modo tu puoi preparare la mail prendendo dei testi predefiniti, componendoli in pochi secondi, ok? Aggiungendo eventualmente degli indirizzi differenti come copia conoscenza per poi cliccare naturalmente su questo pulsante, che non è un pulsante come vedremo fra poco, e ottenere una mail come questa. E come puoi vedere c'è l'indirizzo di destinazione, c'è l'oggetto, c'è naturalmente il corpo, eccetera, eccetera. Come si prepara una maschera per la gestione delle mail come quella che stiamo guardando, che abbiamo visto poco fa? Ebbene, il primo passo è quello di andare a preparare la struttura della nostra maschera, come quella che stiamo guardando. Ho fatto una copia naturalmente della maschera per facilitare, per evitare di spendere troppo tempo per cose che tu già conosci. Il secondo passo è quello di predisporre i testi, consiglio in una pagina a parte, e il terzo punto è quello di andare a installare in questa maschera gli strumenti necessari per richiamare i dati, cioè per richiamare le mail, per richiamare i testi, eccetera. Quali strumenti? Fondamentalmente elenchi della convalida, che immagino tu già conosca, ok? Piuttosto che formule e funzioni, ok? Formule e funzioni di ricerca che richiamano i dati predisposti appunto in una tabella apposita. Il quarto punto qual è? È andare a preparare lo strumento per lanciare la nostra mail. Lanciare intendo dire per aprire il programma di posta con la mail già compilata, in cui tu non dovrai fare nient'altro che aggiungere un allegato piuttosto che andare a modificare il testo se vuoi, aggiungere quello che vuoi tu, ok? Per poi, dopo averla controllata naturalmente una terza volta, inviarla, ok? Allora, punto 1, preparare la nostra maschera. Bene, io ho lasciato la struttura della maschera precedente, è una struttura in cui una serie di celle sono predisposti, quindi sia come dimensioni, sia come posizionamento, gerarchia, ordine, eccetera, eccetera, per raccogliere dei dati, ok? I dati potremo inserirli anche manualmente, ma noi vogliamo importarli in modo semplice e veloce da un'altra fonte, e quindi fondamentalmente quello che dobbiamo fare è andare a predisporre delle celle come queste. Io ho colorato il fondo delle celle in cui vengono richiamati i dati o devono essere inseriti i dati. Come vedi non ho rimosso gli elenchi della convalida, ma li andremo a vedere insieme e a rifare, ok? Quindi la maschera deve avere una struttura simile a questa, dove c'è almeno una cella destinata praticamente agli indirizzi mail del destinatario, una per copia conoscenza se vuoi e se vuoi una per la BCC. Poi una serie di celle in cui possiamo andare a scrivere noi i testi piuttosto che andare a richiamare, ok? Quante? Allora, sicuramente una per l'oggetto della mail, destinata e a parte, e poi il resto riguarda il corpo della mail. E con corpo intendo dire, qui ho identificato come corpo mail 1, 2, 3, poi saluti e firma. Con corpo intendo dire quelle porzioni di testo che in una mail hanno una posizione ben precisa. I saluti iniziali, il corpo mail 1 può essere destinato per quelli, anzi sarà destinato per quelli, poi una seconda cella in cui si dà una breve descrizione del motivo della mail, una terza cella in cui si approfondisce la ragione dell'invio della mail o si dà specifiche indicazioni, e poi i saluti e poi la firma, ok? E quindi sostanzialmente queste sono all'incirca le celle minime. Ci baseremo naturalmente su questa e adesso andiamo al punto 2. Questa è la pagina della lista degli elenchi. In questa pagina, come vedi, ho predisposto due tabelle. Una tabella con l'elenco delle email che andremo a utilizzare. E come vedi, non ci sono soltanto le email, ma c'è anche il nome del destinatario. Ebbene, questa tabella potrebbe essere l'anagrafica o una porzione, un estratto dell'anagrafica ottenuto da un'altra pagina utilizzando formule e funzioni o altre cose ancora, ok? Ma sostanzialmente
Il succo che ho predisposto un elenco delle mail a cui gli strumenti come la convalida andranno a puntare per ottenere naturalmente l'elenco da cui scegliere fondamentalmente. Non soltanto, in realtà vedi qui sulla destra una tabella in cui ho aggiunto dei testi. È una tabella che ricalca la struttura delle mail in orizzontale, non in verticale, dove vedi che c'è un oggetto, c'è un corpo mail 1, un corpo mail 2, 3, saluti e firma. Lo scopo naturalmente è quello di contenere del testo che noi andremo a richiamare naturalmente nella maschera. E ti faccio notare che anche qui ho messo all'inizio una colonna in più, in questo caso però dove ho indicato tipo mail per indicare una categoria della mail, una categoria che per noi è comoda per dire guarda io voglio inviare una mail con cui sollecito qualcuno piuttosto che una mail per accompagnare l'invio di un preventivo piuttosto che eccetera eccetera, ok? Sostanzialmente questa tabella serve per i testi, ok? E quindi predisporre i testi, magari prendendoli da mail che noi abbiamo già inviato e che inviamo regolarmente, è la cosa più semplice. Cioè noi prendiamo le mail, le scorporiamo, ok? Prendiamo le varie porzioni, le inseriamo in tabella e noi avremo a nostra disposizione dei testi già pronti. Come hai visto poco fa, testi che noi possiamo semplicemente richiamare utilizzando un elenco della convalida dove noi andiamo a selezionare una delle voci del tipo mail e poi grazie all'utilizzo di formule e funzioni non facciamo nient'altro che richiamare i testi all'interno della nostra maschera, ok? E poi naturalmente utilizzeremo lo strumento principale che fa sì che il programma di posta elettronica prepari la mail, ebbene lo utilizzeremo appunto per inviare tutti i dati naturalmente al programma di posta. Quindi il passo numero 2 è quello di preparare questi elenchi. Il passo successivo qual è? È quello naturalmente di creare gli elenchi nella maschera. Per realizzarli noi utilizzeremo la convalida dei dati e immagino che tu già sappia come realizzare un elenco con la convalida dei dati. Se non la conosci, ebbene io ti invito naturalmente a guardare i tutorial dedicati convalida dei dati, ok, che trovi sul canale. Ci sono diversi tutorial che ti spiegano come utilizzare la convalida dei dati, nella sua interezza, ma anche diversi esempi sul loro utilizzo. In particolare per quanto riguarda gli elenchi ci sono diversi modi per richiamare i dati da elenchi, tabelle, eccetera, eccetera, di una pagina in un elenco di un'altra pagina. Il primo passo naturalmente è quello di assegnare un nome all'intervallo, cosa molto semplice. Il modo più semplice per farlo è quello di andare a selezionare la lista, l'elenco e andare ad assegnare il nome. E per assegnare noi possiamo utilizzare naturalmente la casella dei nomi, che è questa, all'incrocio delle righe delle colonne della nostra pagina. Bene, come vedi qui è indicato C6 non è nient'altro che il riferimento alla prima cella dell'intervallo selezionato, C6, ma noi possiamo utilizzare questo per andare a assegnare un nome, per esempio lista indirizzi. Ok, in questo modo. E premendo invio noi abbiamo impostato un nome che si riferisce a quelle celle, lista indirizzi. Ok, in questo modo, bene, sostanzialmente richiamiamo quell'intervallo. Questa soluzione è molto semplice, però dobbiamo fare due considerazioni. Allora, la prima considerazione è quella della dinamicità. Bene, sostanzialmente se noi definiamo un nome per un intervallo di celle, questo nome si adatterà se per esempio noi andiamo a rimuovere una delle celle piuttosto che di aggiungerne, ok? Però fondamentalmente se noi andiamo ad aggiungere una cella alla lista sotto l'intervallo, ebbene non si adatterà in automatico. Però nel nostro caso succederà. Questo perché? Perché naturalmente noi abbiamo utilizzato le tabelle Excel. Se io vado a inserire un indirizzo qui sotto, come vedi la nostra tabella si è ampliata, ok, come layout. Questo perché? Perché naturalmente questa è una tabella Excel. Se tu non conosci le tabelle Excel, ok, naturalmente le tabelle Excel sono una serie di automatismi che noi possiamo andare ad applicare a un intervallo di celle in una pagina. Normalmente ci riferiamo a una matrice di dati, la trasformiamo appunto in una tabella Excel allo scopo appunto di sfruttare tutta l'automazione che le tabelle Excel si portano dietro. Uno degli aspetti fondamentali e estremamente utili delle tabelle Excel è che trasmettono la loro dinamicità, quello che hai visto è solo in realtà un aspetto, trasmettono la loro dinamicità a tutti gli strumenti collegati e correlati, ok? Quindi se utilizzerai un nome personalizzato su una tabella Excel non avrai problemi di ampliamento, aggiornamento, ok? Passo successivo naturalmente è quello di andare a impostare gli elenchi della convalida e quindi andare per esempio qui nella cella della mail, ok, dove puoi notare che in realtà l'elenco è già impostato un elenco, ma faremo finta che non ci sia, ok? Quindi il comando per aprire la finestra convalida dei dati la trovi naturalmente nella scheda dati, ok, e lo trovi qui nel gruppo strumenti dati e
Cliccando sull'icona si aprirà la finestra omonima convalida dei dati. Questa finestra, come vedi, è composta da 3 schede: impostazioni, messaggi input e messaggio di errore, che sono tutto quello che ti serve per impostare le regole e il comportamento di tutta l'automazione che appunto si trascina dietro questo strumento. E quindi nella prima scheda abbiamo la possibilità di impostare il nostro elenco. Adesso io vado a cancellare tutto, semplicemente non devi fare nient'altro che aprire il menu a tendine in questo modo e andare a selezionare la voce elenco. Ok? Per le spiegazioni relative alle altre voci e per una spiegazione approfondita ti rimando nuovamente ai video che trovi sul canale dedicati alla convalida dei dati. Fra questi controlli sostanzialmente c'è quella dell'origine. E l'origine qual è? È fondamentalmente il nome personalizzato che noi abbiamo creato. Lista indirizzi. Uguale è necessario per indicare a Excel e allo strumento, ok, della convalida, che noi stiamo inserendo una formula o un riferimento. Quindi dopo l'uguale aggiungiamo lista indirizzi e poi, se vogliamo far comparire per esempio un messaggio alla selezione come questo, inserisci o seleziona una mail dall'elenco, non dobbiamo fare nient'altro che andare qui nella seconda scheda messaggio di input e inserire, scrivere, ok? Molto semplicemente. Abbiamo finito? No, in realtà prima di confermare dobbiamo chiederci, e devi chiederti, come deve comportarsi l'elenco della convalida dei dati. Dobbiamo fare in modo che l'utente possa solo selezionare dall'elenco una delle voci dello stesso e basta, o gli possiamo dare il permesso di inserire un testo diverso, nel nostro caso una mail differente, oppure vogliamo che la convalida lo avverta che sta inserendo un testo diverso a elenco? Bene, nel nostro caso diciamo che possiamo permettere l'inserimento di indirizzi mail differenti, ok? Per questioni di flessibilità. Quindi andiamo nella scheda messaggio di errore e disabilitiamo, meglio detaghiamo il mostra messaggio di errore quando i dati immessi non sono validi. Clicchiamo su ok. Ebbene, il risultato qual è? Il risultato è quello di avere un elenco. Come vedi qui c'è anche indirizzo, l'ultima voce che ho inserito nell'elenco precedente, e noi possiamo selezionarlo, ma possiamo anche scrivere un indirizzo email differente. Possiamo scrivere ad esempio pippo@email.com. Naturalmente non ti mostrerò l'impostazione degli elenchi di tutte le altre celle, non serve fondamentalmente, però ti faccio notare che ho predisposto appunto una cella destinatario con un elenco, ok, facciamo finta di averlo inserito noi, funziona esattamente nello stesso modo, quindi andare a impostare un nome personalizzato, andando a selezionare, utilizzando la casella dei nomi, eccetera, eccetera, e poi andando a inserire il nome all'interno della convalida dei dati, naturalmente per la cella in questione, ok? E come vedi questo elenco propone i nomi appunto della tabella con le email. Ecco, cosa serve poter selezionare questo nome? Ebbene, può servire per esempio per il testo del corpo della mail, e quindi buongiorno signor, non so, Pippo, ok? Buongiorno signor Pippo, e il nome possiamo prenderlo naturalmente, visto che il nome è personale invece il testo è generico, possiamo prendere da destinatario. Oppure possiamo prendere il nome per andare a richiamare in automatico la nostra mail. Come? Nel nostro caso potremmo utilizzare, volendo rimanere molto semplici, una funzione di ricerca che, utilizzando il nome impostato nella cella destinatario, vada a ricercare la mail corrispondente. Come? Possiamo utilizzare cerca X, ma se hai una versione di Excel più vecchia puoi utilizzare ancora cerca verte o indice confronta, ok? Sostanzialmente nel nostro caso per esempio possiamo andare a utilizzare cerca verticale, ok? Volendo rimanere semplice e più compatibile con tutte le versioni di Excel, e andare a indicare naturalmente come chiave di ricerca la cella C5, ok? Naturalmente fisso il riferimento, e poi naturalmente il secondo parametro da inserire è quello della matrice in cui cercarlo, quindi vado a selezionare naturalmente il corpo della nostra mail. Come vedi, essendo una tabella Excel, compare il nome della tabella mail, perfetto. Premo punto e virgola e poi devo indicare l'indice, o meglio il numero di colonne in cui andare a cercare il risultato. Naturalmente quelle colonne sono 2, quindi inserisco 2 e poi vado a indicare il vero o il falso, cioè se la corrispondenza deve essere usata o meno. Nel nostro caso mi limito semplicemente a inserire il 0. Che cos'è 0? 0 è la versione numerica del vero e del falso, o meglio 0 è la versione numerica del falso e 1 è quella del vero. Quindi mi limito semplicemente a chiudere la nostra parentesi, ok, e premo invio, e come vedi è comparso l'indirizzo email. Quindi o utilizzi formule funzioni oppure puoi richiamare la mail naturalmente dall'elenco, ok? Quindi qui puoi riselezionare Pippo, diciamo così direttamente, decidi tu. Per adesso lasciamo formule funzioni, ma le stesse formule funzioni andiamo a inserirle per quanto riguarda appunto i testi. Andiamo a selezionare il tipo, ok, per esempio il memo, e poi andiamo a
utilizzare le stesse formule e funzioni per richiamare i testi nella tabella predisposta. Clicchiamo F4, punto e virgola, liste. È molto semplice se tu conosci cercaverte, non devo naturalmente spiegartelo. Se tu non lo conosci, io ti invito appunto a guardare i tutorial relativi. Ok. Poi andiamo a prendere per esempio l'oggetto, ok, quindi 2. Benissimo, e andare praticamente a fissare la corrispondenza che deve essere fissa. Benissimo. Il passo successivo qual è? È quello naturalmente di andare a copiare le formule per l'interestessione. Quindi facciamo in questo modo. Naturalmente, essendo il numero all'interno non me l'accetta, quindi lo andiamo a correggere uno a uno, o potremmo utilizzare in realtà, vabbè. Ok, te l'ho risparmiato, immagino stia notando che qui c'è uno 0. Perché c'è uno 0? Naturalmente voluto, perché non c'è nulla come testo all'interno della tabella. Come risolvere questo problema? O inserire almeno uno spazio nella tabella precedente, andare qui e uno spazio qui dentro, ok? E di conseguenza, come vedi, lo 0 scompare. E se invece praticamente non vuoi inserire il testo, non fai nient'altro che utilizzare una funzione se, dove noi andremo a copiare questo, perfetto, e poi se appunto questo è uguale a 0 mettiamo delle virgolette, se invece non è uguale a 0 andremo a inserire questo, ok? In realtà è più semplice inserire uno spazio, comunque decidi tu. Ok, siamo al punto 4, siamo al momento in cui noi dobbiamo richiamare la funzione che fa aprire il programma di posta e predispone naturalmente la mail con i testi che abbiamo predisposto qui nella nostra maschera. Ok? Come si fa? Se noi andiamo in inserisci, andiamo su collegamenti pretestuali, tra le varie voci trovi quelle di indirizzi di posta elettronica. Questo ci permette fondamentalmente di fare quello che vogliamo fare, ok? Cioè di richiamare indicando un indirizzo di posta elettronica, quindi pippo@email.com, poi un oggetto, quindi andiamo a scrivere ad esempio oggetto, ok, richiamare che cosa? Il programma di posta e una mail impostata, ok, in attesa di inserimento di altri testi o eventualmente allegati eccetera eccetera, praticamente, e questo corrisponde, vedi, testo da visualizzare, mail to pippo@email.com punto esclamativo eccetera eccetera. Naturalmente le etichette che sono state utilizzate, mail to, subject eccetera eccetera, riguardano la funzione in sé e riguardano in realtà le etichette utilizzate dal programma di posta, ok? Io ti invito a copiare questa stringa e naturalmente andremo a inserire nella cella in questione che cosa? Naturalmente il link per inviare questa mail, o meglio per aprire il programma di posta eccetera, ma noi lo faremo naturalmente in modo differente, cioè utilizzeremo la funzione del collegamento pretestuale, ma dobbiamo renderla dinamica e dobbiamo fare in modo che prenda i testi dalla maschera. E come facciamo? Quello che faremo naturalmente è utilizzare una funzione che si chiama collegamento ipertestuale, che fondamentalmente trasforma una stringa in un collegamento ipertestuale, ok? Quindi in un testo all'interno di una cella che può essere cliccabile e che di conseguenza apre una pagina web tramite il browser, quindi apre il browser su una pagina web piuttosto che la mail nel tuo programma di posta eccetera eccetera, ok? Quindi andiamo a posizionare un bel uguale, andiamo a scrivere, iniziamo a scrivere collegamento ipertestuale, come vedi l'help ci segue. Se non conosci questi strumenti per l'inserimento di formule e funzioni, ma già tu li conosca, ti invito a guardare i tutorial che trovi sul canale sempre relativi all'inserimento, gestione e revisione delle formule, ok? Premo tab e poi di conseguenza vado a inserire la stringa. Quale stringa? Ebbene, diciamo una stringa che è un'elaborazione di quella che vediamo qui sotto nel collegamento ipertestuale. Io mi permetto, faccio CTRL V per incollarla e poi naturalmente vado a modificarla. Come la modifico? Bene, sostanzialmente quello che devo ottenere è una stringa che però contenga anche i riferimenti alle celle per poter importare i testi predisposti oltre che gli indirizzi email. E quindi semplicemente questa stringa deve iniziare sempre con mail to, vado a inserire un'altra coppia di virgolette per spaccare la stringa naturalmente, però devo di conseguenza inserire le commerciali. Quindi di conseguenza vado a indicare la cella che contiene la nostra mail, questa per esempio, naturalmente fisso questa cella nel caso che debba muovere naturalmente la nostra formula e poi aggiungo nei commerciali, aggiungo delle altre virgolette. Manteniamo il punto interrogativo subject. Cos'è subject? Subject è l'oggetto e quindi dopo l'uguale, ti invito a notare l'uguale, vado a inserire delle altre virgolette, ok? E poi naturalmente una è commerciale, puntare all'oggetto, cioè questo. Premo sempre F4 per fissare il nostro riferimento e poi aggiungo un'altra è commerciale.
Perché? Perché naturalmente voglio aggiungere anche il resto, cioè il corpo della mail, ma anche per esempio la copia conoscenza. E poi naturalmente vado ad aprire le virgolette e vado a scrivere tutto il resto, cioè tutti gli altri parametri della mail. Questi parametri avranno delle etichette, quindi avremo delle etichette come per esempio subject, che è già presente, per il corpo mail per esempio body, ok? Per il copia conoscenza CC. Ebbene, queste etichette dovranno essere precedute da un e-commerciale, ma questa volta un e-commerciale che è all'interno della stringa, ok? Quindi inserisco un e-commerciale e poi per esempio vado a inserire CC, per esempio, ok? Inserisco un uguale, poi naturalmente devo riferirmi alla cella che contiene l'email copia conoscenza, questa per esempio. Perfetto. Poi naturalmente continuo, aggiungo un e-commerciale e vado ad inserire per esempio il body, cioè il corpo della nostra mail. Sempre un uguale, naturalmente le virgolette, naturalmente l'e-commerciale e poi vado ad aggiungere i riferimenti ai testi relativi al corpo della nostra mail. In questo modo, quindi F4, poi naturalmente tutto il resto, quindi vado ad inserire questo, F4, poi naturalmente questo, F4, e poi naturalmente questo, sempre F4, e poi naturalmente questo è sempre F4, ok? No, l'ultima commerciale non serve, ok? Quello che dobbiamo fare quindi è chiudere la stringa, in realtà non è necessario chiuderla, semplicemente aggiungere il secondo parametro della nostra funzione. Come vedi qua su in alto è indicato nome collegamento. Noi possiamo inserire naturalmente una stringa che sostituisca quello che abbiamo inserito come comando o URL o indirizzo, riferimenti, eccetera, eccetera. Ok? Il passo successivo naturalmente è premere invio e abbiamo il nostro link. Infatti è cliccabile, come vedi il cursore del mouse cambia nella solita manina classica e compare anche la stringa che appunto abbiamo inserito, ok? Con i testi relativi, eccetera, eccetera, eccetera. Se vogliamo possiamo trasformare in un pulsante questo link e questo collegamento. Come? Bene, possiamo far centrare il nostro testo, trasformarlo in grassetto e poi utilizzare le funzioni di disegno che di solito vengono ignorate ma che sono ancora presenti in Excel e aggiungere per esempio un'ombreggiatura come questo, perfetto, e come vedi con l'aggiunta di un bordo e di una sfumatura in lato destro e in basso sembra un pulsante, rimane cliccabile naturalmente e se noi lo clicchiamo cosa succede? Abbiamo la nostra mail che è impostata, qui c'è l'indirizzo, naturalmente c'è l'oggetto, ma il testo al di là di questo che è stato aggiunto di default, vede il testo come vedi è solo su una riga e poi non riporta il nome del destinatario. E quindi dobbiamo fare una piccola brevisione alla nostra stringa che però è importante, nel senso che dobbiamo aggiungere il nome, d'accordo, e poi dobbiamo aggiungere i testi a capo. Come facciamo? Chiudiamo, ritorniamo naturalmente all'interno della nostra cella e poi andiamo ad aggiungere quello che manca. Quindi per quanto riguarda il nome, questo è il C13, possiamo andare a indicare una cella differente del nome del destinatario. Ok, premiamo ancora F4, naturalmente devo mettere un e-commerciale, eccetera. E come facciamo a tornare a capo all'interno della nostra stringa? Ebbene, non possiamo utilizzare in realtà l'alt invio, ok? E nemmeno i caratteri per tornare a capo. Per tornare a capo noi dobbiamo utilizzare una stringa particolare che è la stringa che secondo il programma di posta corrisponde a un torna a capo. E qual è questa stringa? È percentuale 0A. E dobbiamo andare a inserire all'interno del primo parametro in tutte le posizioni, per quanto riguarda il body naturalmente, in cui noi vogliamo che il testo torni a capo. Come? Molto semplicemente in questo modo, virgolette e poi percentuale 0 e A. Aggiunge naturalmente un e-commerciale e questo modo qui di tornare a capo lo dobbiamo replicare laddove serve. Quindi fondamentalmente qui, per esempio, fondamentalmente qui, ok? E magari aggiungerlo anche più volte se serve. Qui, ok? Aggiungerlo anche qui più volte, in questo modo, perfetto, in modo da ottenere un testo che sia adeguato. Naturalmente per metterlo a punto dovrai fare tutta una serie di verifiche iniziali, ma una volta che avrai impostato la stringa in modo corretto non dovrai più modificarla e non dovrai fare nient'altro che utilizzarlo. Premo invio naturalmente
Ho cliccato per vederne il risultato e bene, parte del testo è tornato a capo, come vedi, cordiali saluti, eccetera, questo è sempre superfluo, e poi parte del testo invece no. E questo è da mettere a punto. Adesso se vogliamo mettere a punto insieme, ma sostanzialmente non ho messo gli percentuale 0A in tutte le posizioni in cui è necessario, e poi servono degli spazi tra Signe, punto e Pippo, naturalmente. Chiudiamo, ritorniamo qui, per esempio, copio questo, qui, perfetto, uno spazio qui, una virgola, se vogliamo aggiungere una virgola dopo, perfetto, sempre che commerciale. Se clicchiamo nuovamente sul link, ecco, quello che compare è la nostra mail, la mail con correttamente indicato l'indirizzo email, piuttosto che l'oggetto, piuttosto che il testo, eccetera, ok? Io ti invito naturalmente a modellare la stringa secondo i tuoi bisogni, ma non soltanto, ti invito anche a modellare la maschera secondo i tuoi bisogni. Quindi se vuoi frammentare il corpo della mail in più parti, eccetera, eccetera, io ti invito naturalmente a farlo liberamente e di conseguenza a modellare i testi nella tabella del foglio liste e naturalmente la stringa che abbiamo impostato naturalmente all'interno della formula con la funzione collegamento ipertestuale. Ma il risultato è un risultato efficace ed efficiente. Come abbiamo visto all'inizio, quello che dobbiamo fare fondamentalmente per poter utilizzare questa maschera è andare a selezionare il nostro destinatario, ok? Andiamo a selezionare il nostro tipo di mail e poi naturalmente andiamo ad aggiungere ciò che manca dove. Io consiglio direttamente nella mail, ma è possibile anche fare delle varianti. E quindi se non vogliamo andare a scrivere i testi direttamente nella mail, cosa che però io consiglio, ok, possiamo in realtà utilizzare una tabella come questa, che può essere posizionato qui a fianco, ok, in cui possiamo andare a inserire dei testi che possono essere sostitutivi piuttosto che aggiuntivi. E di conseguenza, al di là della scrittura del testo, che può essere comunque a sua volta preso da altre tabelle con altri testi, eccetera, eccetera, comunque al di là della scrittura del testo dobbiamo modificare la nostra formula e andare a aggiungere una funzione se e andare a indicare che se questo per esempio è diverso da niente, allora utilizziamo naturalmente il testo che abbiamo aggiunto. In questo modo però il testo va a sostituire quello esistente, invece che utilizzare il testo che è quello impostato nella nostra tabella dei testi. E se invece vogliamo aggiungerlo, bene, possiamo o utilizzare la tabella ma in modalità aggiuntiva o aggiungere una seconda tabella, ok? Per esempio nella colonna a fianco, e quindi sostituire, e questa è aggiungere. In questa seconda tabella noi dovremo andare a scrivere i testi che devono essere aggiunti ai testi predefiniti e naturalmente dovremo modificare la nostra tabella come semplicemente andando ad aggiungere un riferimento, per esempio, alla cella, ok? In questo modo lo spazio ci sarà in più, ma non si noterà e noi potremo aggiungere, per esempio, urgente. La possibilità di aggiungere testi o di sostituire testi può essere utile, ma in realtà a livello di efficienza l'utilità vera e propria qual è? Quella di preparare delle mail con dei testi preimpostati e quindi avere dei testi preimpostati con poche attività, pochi gesti, ok? Quindi in realtà il vero lavoro è quello di predisporre i testi, ok? E questa maschera ti permetterà di sfruttare questi testi molte volte, anche molte volte al giorno. Questa maschera di gestione delle mail è la più semplice in assoluto ed è anche la più comoda senza dover utilizzare il codice VBA. Esistono molti altri tipi di maschere per la gestione delle mail, ma la maggior parte, quasi tutte, sono sostanzialmente automatizzate. In altri tutorial vedremo una versione migliorata di questa maschera, ok? E vedremo naturalmente alcuni esempi di maschere di gestione delle mail automatizzate, diciamo le più semplici, ok? Io spero che questa maschera semplice da realizzare in verità e semplice da utilizzare ti sia utile e naturalmente io ti invito a utilizzarla, ti invito a ricrearla, ok? E ti invito a utilizzarla per poter gestire in modo efficiente e semplice e comodo le mail ripetitive, quelle che ti richiedono sempre troppo tempo. Questo tutorial termina qui. E io naturalmente ti ringrazio di avermi seguito fino in fondo a questo video. Se è la prima volta che mi vedi, ti invito a visitare il mio sito excelprofessionale.it. È un sito dedicato agli aspetti più avanzati di Excel e al loro utilizzo in ambito aziendale e professionale. Naturalmente ti invito a iscriverti a questo canale e a cliccare sulla campanella se vuoi ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video. Io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo tutorial.